L'oracolo risponde. Ovviamente risponderà a tutti noi quando, insieme agli oracoli, la magia della luna, sarà chiamato a fare le previsioni dell'oroscopo lunare di prossima pubblicazione. Andiamo tutti a conoscerlo dopo la sigla. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione però vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 52 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Se vorrete acquistare il mazzo che andrò a recensire, in descrizione trovate dei link utili per farlo. Prima della fine della puntata troverete 3 schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale, se avete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Eccoci di fronte alla nostra bellissima scatola, quindi andremo a conoscere l'oracolo risponde. Per rendervi conto un po' delle dimensioni, vi dico che la scatola è di 18 cm per 13,2 circa e poi ha uno spessore di 5,5 cm. È molto resistente, comodissima perché in pratica c'è questa linguetta che vi permette di estrarre a mo' di cassetto sia all'interno che troveremo il manuale e le 52 carte. Vi ho fatto vedere un po' tutta la confezione, fronte e retro. Ovviamente questa è un'edizione di Armenia nel 2016, ne è stata fatta una dalla House Inc. Nel 2015. Quindi questa è proprio la versione italiana creata da Colette Baron Reid. Le immagini che andremo a vedere sono state realizzate da un artista digitale, Gena della Grottaglia, spero di aver detto bene il nome, Gena con scritto J-E-N-A, della Grottaglia tutto attaccato. Quindi quando andremo ad aprire il nostro bellissimo cofanetto, appunto abbiamo detto troviamo il nostro bel manuale, molto grande, consistente, bello, rigido anche nelle pagine. Poi all'incirca sono 190, insomma 189 pagine. Adesso lo andremo ad esaminare meglio, quindi queste sono le varie parti dove all'interno possiamo andare ad estrarre più o meno abbastanza comode, anche perché sono molto grandi, sono all'incirca le carte 12,5 per 9 cm e abbiamo un totale di spessore di tutte le carte insieme di 2 cm, così ecco anche qui avrete modo di rendervi conto della grandezza. È vero, sì, effettivamente sono abbastanza grandi, quindi per me che ho delle mani piccole, però vi posso dire che non ho difficoltà. La qualità è abbastanza buona, comunque sono plastificate, sono un po' sottili, però sembrano abbastanza resistenti, ma poi le vedremo meglio le nostre carte. Vi parlo brevemente del manuale, che ovviamente è utilissimo come per tutti i mazzi di oracoli, perché trovate tutto, quindi non solo una prefazione, una spiegazione di come funziona il mazzo, di come usarlo, di suggerimenti di lettura ad una carta, 2 carte, 3 carte, e trovate anche degli esempi
dei begli esempi di lettura per cercare di entrare in confidenza con il mazzo stesso. Abbiamo già detto che sono 52 carte, quindi troverete per ogni singola carta sia i significati essenziali, il messaggio in genere dell'oracolo, poi andiamo nei vari settori, quello dei rapporti interpersonali, messaggio di prosperità che parla di tutte le questioni economiche, del lavoro, del denaro, progetti creativi, cose materiali. E invece poi alla fine troviamo il messaggio di protezione, viene chiamato così perché l'autrice pensa che la carta al rovescio o comunque il significato principale che è in ombra può essere considerato come un messaggio di protezione, come una sorta di avvertimento. Quindi solitamente io non leggo le carte al contrario, però può capitare e voi vi potete cimentare in questa pratica. Però se appunto nel mischiare, se nel mettere le carte insomma sul vostro tavolo o tappetino vi trovate con una carta al contrario, potete leggere quel tipo di messaggio, oppure chiedere espressamente in una lettura di ricevere un messaggio di protezione proprio per aiutarvi a comprendere meglio alcuni passaggi. Ma adesso continuiamo a parlare ovviamente delle carte, andandole poi a vedere una per una, ovviamente con lo slideshow successivamente alla fine. Invece adesso le andiamo a vedere per gruppi. Siamo di fronte al primo gruppo di 18 carte e come potete notare ogni carta, vi spiego ovviamente graficamente come si presenta. C'è il bordo bianco, la parte retro è costituita da questo bel rosso con queste due forme che richiamano ovviamente una conchiglia, però la cosa molto bella è che al centro si intravede un volto umano. Ovviamente un'altra cosa che potete riscontrare in tutte le carte è il numerino di riferimento, così facilmente potete andare a prendere il libretto e trovare i significati. Poi in basso c'è questa specie di barretta, sembra quasi essere una tendina dove appunto c'è scritto il nome di ogni singola carta, che dà anche una prima ispirazione per andare ad interpretare. Ho già accennato a tutti i significati che potete trovare nel libretto. Ovviamente le varie possibilità offerte dall'artista mettono nelle condizioni di ottenere centinaia e centinaia di interpretazioni, quindi per tutte le esigenze, sia che volete fare un percorso di introspezione, soprattutto per questo tipo di percorso, poi per comprendere ciò che si muove intorno a voi. Infatti è molto utile per accettare, capire, comprendere le leggi universali che ci governano, proprio per gestire al meglio non solo la nostra vita interiore, però anche di poterci aiutare a manifestare i nostri desideri e i nostri sogni. Qui ovviamente potete fermare il video in questo momento, però vi ricordo che alla fine trovate lo slideshow con ogni singola carta per vederla e apprezzarla singolarmente. Noi adesso andiamo avanti a vedere il secondo gruppo. Eccoci di fronte al secondo gruppo di carte. Una cosa che sicuramente avete potuto notare sono i colori molto tenui, molto dolci, evocativi, quasi pastello. Ovviamente lo stile
è surrealista e quindi io che lo adoro, sicuramente a me piace tantissimo, magari mi dite voi che cosa ne pensate. Uno stile del genere si presta tantissimo, secondo me, a trarre le informazioni, non solo quelle che trovate sulla carta stessa e come indicazioni che dall'artista, anche dall'immagine. È vero che alcuni elementi si ripetono nelle varie carte, alcuni elementi grafici, alcuni soggetti, e direi che è ricco di simboli. Qui c'è proprio tutto, dei rimandi ai simboli dei tarocchi, dei rimandi alla mitologia, abbiamo anche sia la realtà, ovviamente la realtà e la fantasia stessa, quindi c'è proprio di tutto di tutto. Questa è la carta da dove viene ripreso lo sfondo, il retro, quindi come vedete è cambiato un po', diciamo, i colori e il modo di interpretarla. Eccolo qui nel retro, molto bella. E poi anche qui potete fermare il video in questo momento per poterle vedere meglio ogni singola carta, e guardatele attentamente perché loro ci terranno compagnia, come detto all'inizio, per l'oroscopo, il nuovo oroscopo che è in uscita, l'oroscopo lunare motivazionale, quindi mi raccomando, osservateli attentamente. E adesso procediamo con l'altro gruppo. Ecco l'ultimo gruppo di carte, quindi arriviamo fino alla numero 52. Queste, per concludere, volevo dire che sono carte consigliatissime, un mazzo di oracoli molto importante anche come numero, perché 52 sono veramente tante, e non solo, come abbiamo potuto vedere dal libretto stesso, ci sono tanti spunti, tanti suggerimenti proposti che si aprono a tutte le possibilità e a tutti gli ambiti della vita. Ovviamente la cosa principale che ovviamente questo mazzo è indicato e super consigliato a chi vuole cambiare attivamente la propria vita, per chi vuole fare un percorso di crescita e sviluppo, prima di tutto all'interno di sé, e poi credere, aver fiducia nella manifestazione, quindi cambiare la propria realtà interiore per andare a modificare la realtà esteriore. Di rimandi abbiamo visto, ce ne sono tantissimi, ci sono alcuni che saltano molto all'occhio, tipo quella che trovate proprio in copertina, essere imparziali. Rimanda tantissimo alla giustizia delle carte dei tarocchi, degli arcani maggiori, oppure anche spingersi al limite. Lo vedo proprio molto come lo zero, il matto. Non lasciatevi ingannare ovviamente dalla delicatezza, dalla bellezza delle immagini. Ci sono alcune carte che sono direi abbastanza importanti, non difficili, complesse, questo è vero, però sicuramente utili. Ho selezionato alcune del tipo sia anche la storia infinita, quindi un qualcosa che continua a ripetersi, e dobbiamo capire il perché e le motivazioni. Poi il destino dell'uomo, le parche, il non è per noi, quindi anche questa è molto tosta come carta, caos e contrasto, girare in tondo, quindi che parla di un qualcosa che noi stiamo lì girando e non andiamo a sondare, a cercare ciò che ci può aiutare ad uscire da questo loop che ci siamo creati. E anche orfani, anche questa è una carta molto importante, sì è vero, difficile e complessa, però sicuramente utile, come vi ho detto, per capire dove ci troviamo, il perché stiamo vivendo certe cose, quindi di sondare il passato, e poi effettivamente in base anche a dei suggerimenti e delle indicazioni creare
e lasciarsi guidare proprio dallo spirito guida e dal divino, perché ovviamente l'oracolo ci mette in connessione col divino proprio per manifestare nel futuro i nostri sogni, i nostri desideri. Quindi, ripeto, ovviamente è un mazzo super consigliato, anche magari per chi si trova per la prima volta a iniziare un percorso di questo tipo, che magari volete iniziare a imparare i tarocchi, le sibille o altri mazzi. Questo per iniziare direi che è ottimo, anche perché come tutti i mazzi di oracoli, essendoci dei libri abbastanza come questo, abbastanza sostanzioso e che spiega tutto, non c'è bisogno effettivamente di imparare tutte le carte, quindi ogni giorno potete estrarre una vostra carta, oppure nello specifico, se state passando un certo tipo di situazione, trovare quell'indicazione, prendere la carta, andare a leggere il responso, quindi meditare, pensare, riflettere e poi andare avanti in questo modo, quindi non c'è bisogno. E poi non solo, potete fare anche un esercizio, prendere un vostro quadernetto a parte e magari anche prima di andare a leggere il significato potete osservare la carta, lasciarvi ispirare anche dalla frase o parola di riferimento, quindi tirar fuori cosa ne pensate, cosa sentite a livello intuitivo e poi andare a leggere, quindi questo è già un ottimo esercizio. Si conclude qui la puntata, vi ringrazio per avermi seguita, noi ci rivediamo alla prossima e ovviamente adesso vi ricordo che c'è lo slideshow di tutte le carte singolarmente. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!